Ciao a tutti, io sono Andrea, questo è Vea Spazio Miniature e in questa puntata andiamo a vedere Reality Edge, il regolamento per giochi skirmish di miniatura di Joseph McGuire, edito a cura della Osprey Games. Questo diciamo che è forse uno dei regolamenti più mattoni che ci sono al momento in giro per un gioco skirmish. Più volte sono stato indeciso se recensirlo o non recensirlo, però diciamo merita forse più di altri una nota su questo canale perché trasuda passione da tutte le pagine. È più che un regolamento potrebbe essere una tesi di laurea se uno si vuole laureare tipo in cyberpunkologia, perché contiene nelle sue quasi 400 pagine tutto quello che c'è da sapere nel mondo cyberpunk. Chiaramente ha un discreto costo, pur essendo un semplice regolamento, però questo è dovuto appunto dal consistente numero di pagine e il fatto che il libro, se lo si compra direttamente da Osprey Games, con copertina brossurata, quindi rigida, è un po' più piccolo. Ora quello che vedete qui è la mia stampa in A4, che l'ho dovuto anche un po' rimpaginare per farlo entrare in meno pagine. È veramente, veramente completo, cioè qualsiasi cosa che vi venga in mente nel mondo cyberpunk è sicuramente in qualche regolina qui dentro. Si basa sulla meccanica di gioco di This Is Not a Test, che è il primo gioco di Joseph McGuire. Una meccanica forse non del tutto snella, non del tutto aggiornata rispetto ai criteri più moderni di gioco, perché comunque si basa su una sorta di I go you go sistema, che non è del tutto vero perché l'attivazione, se fallisci il test di attivazione, il turno passa al tuo avversario e quindi magari riesci a fare un po' più di alternanza nell'attivare i modelli, però di fatto se entrambi i giocatori passano tutti i loro test di attivazione c'è il rischio che prima attiva tutto uno e poi attiva tutto l'altro e questo potrebbe rendere anche un po' noiosetto a tratti. Ma allora, piccola nota, lo si può acquistare o sul sito della Osprey Games, che in questo momento è anche in sconto, mi pare fanno un 25%, o sul sito dell'autore, però è molto più costoso e poi l'autore è americano e quindi ci sarebbero i costi inerenti alla spedizione e eventuali sdoganamenti che non convengono. Oppure addirittura anche su Amazon in versione Kindle, oppure probabilmente anche in versione cartacea, non ricordo. Però come dicevo ha un costo abbastanza corposo, se non sbaglio si va sui 20 euro. Andiamo stasera a sfogliarlo insieme e vedere cosa c'è di bello, cosa potrebbe non tornare, però sono molti gli aspetti creativi e interessanti che sono stati rinchiusi in queste voluminose 400 pagine. Le illustrazioni sono veramente belle, quindi nota di merito all'illustratore che ha fatto un bellissimo lavoro. Non mi sentirei di consigliarlo ovviamente a coloro che non masticano almeno un po' di inglese perché ovviamente 400 pagine sono una lunga lettura, seppur le regole non sono tantissime, c'è molto da leggere in generale. C'è ovviamente una premessa sul mondo cyberpunk, un minimo di background che poi però non è niente di più di quello che è nel nostro immaginario, un po' con i film come Blade Runner o Ghost in the Shell. Quindi parla delle varie classi sociali, della Hypernet, questa grande network che collega un po' tutti i device o comunque gli esseri umani che ormai sono in parte cibernetici, un po' dell'economia attuale nel mondo appunto cyberpunk. Tra l'altro mi ha stupito trovare un paio di pagine nel quale spiega semplicemente il lessico del mondo cyberpunk, cose come bot o corpsec o drone, favela, govmill, holo, cioè parole che normalmente diciamo chi è abituato a vivere questo tipo di ambiente, che gli piace il genere, sa normalmente non sono cose che non ha mai sentito, però vedo che l'autore ha creato una sorta di leggenda, forse per renderlo più comprensibile anche a coloro che non hanno magari mai visto un film del genere. Come al solito si tratta di un gioco per miniature in scala 28-32 mm, c'è il classico scala 15 con la correzione in centimetri, ma di base è un gioco pensato per le miniature a 28 mm, che ovviamente nel genere se ne trovano tantissime disponibili in commercio. Ad esempio in Reality Edge l'autore
cambia e da tavoli di 4 piedi per 4 piedi, 120 per 120 cm, scala giù a 90 per 90, quindi 3 piedi per 3 piedi. E questo è interessante in effetti perché in This is not a test 4x4 è spesso dispersivo. Un gioco skirmish normalmente se giocato in scala su un tavolo 4x4 il primo turno, forse anche i primi due sono solo di movimento, quindi non ha neanche molto senso, è molto bello, un tavolo più grande, apparecchiato con tanti scenici, però per entrare nel vivo dell'azione si rischia di sprecare 2 turni, che non richiedono moltissimo tempo in linea generale, però concordo con lui nel cambiare su una scala ridotta. Come moltissimi altri giochi, la linea di vista, la direzione del modello è a 360 gradi, quindi non importa l'orientamento della basetta. La meccanica dei dadi, come dicevo, è quella di This is not a test, per chi non lo conoscesse si usano i D10, dadi a 10 facce, si ottengono dei bonus se si fa un 10 naturale, che viene chiamato critico, si ottengono dei malus se si fa un fumble, quindi con l'1 naturale. Parla delle statistiche del modello, che sono più o meno anche in questo caso quelle di This is not a test, e nello specifico quella che più merita nota è il metal, che è un po' una statistica che ricapitola molte altre azioni in gioco, come ad esempio un test di intelligenza, un test di disciplina, un test di volontà, sono tutte sotto il metal, così come l'attivazione, che è poi la dinamica chiave della meccanica di gioco. E si determina chi ha l'iniziativa sceglie il proprio modello da attivare e esegue il test di attivazione sul metal. Qui tutti i test si eseguono tirando il dado e sommando il risultato alla caratteristica, in questo caso il metal, sull'attivazione. Bisogna ottenere 10 o più e quello è un successo. Se si consegue successo durante l'attivazione si ottengono 2 punti azione che si possono spendere appunto nelle azioni. Se si ottiene un critico si ottiene un'azione aggiuntiva, quindi 3 azioni. Se invece si fallisce, allora si esegue una sola azione anziché 2 e il turno passa all'avversario che a sua volta sceglierà un modello, eseguirà il test di attivazione e si prosegue con la solita procedura. Fintanto che ho successo nel test di attivazione continuo a attivare modelli, quindi finisco le mie 2 o 3 azioni con il mio modello, scelgo un altro modello e eseguo di nuovo il test di attivazione e così via. E questa sinceramente è una dinamica che è un po' legnosa perché è bello nel gioco skirmish, è bello alternarsi, è bello il coinvolgimento di entrambi i giocatori durante il turno, non è particolarmente interessante stare lì a sedere e guardare l'altro giocare per 20 minuti se le attivazioni vanno bene. E infatti una delle cose che nel mio gruppo di gioco, in This is not a test, abbiamo cambiato. Non è così difficile creare un house rule in cui tu alterni, però certamente alcune abilità che vanno a giocare sull'attivazione perdono un po' significato. Quindi le azioni sono un po' quelle tradizionali di ogni gioco skirmish, quindi il movimento, alzarsi o andare prono, sparare a distanza, sbloccare un'arma che si è inceppata, combattimento corpo a corpo, concentrarsi che dà un bonus di più 2, che potrebbe essere o nell'azione di sparo o nell'azione di combattimento corpo a corpo, usare eventuali abilità, scalare, caricare come al solito è l'unico modo per entrare in corpo a corpo. L'unica azione che costa 2 punti azione è l'Overwatch, quindi uno mette il modello in attesa e se qualcuno entra nel raggio visivo, a quel punto si riduce a 180 gradi, si può spendere un'azione per interrompere l'avversario. Una dinamica nuova invece in Reality Edge, che è molto interessante, molto carina, è quella di nascondersi. Nascondersi, immaginiamoci tipo Ghost in the Shell, la tuta mimetica in cui uno si mimetizza con le pareti o comunque con l'ambiente, diventa invisibile. Si esegue un test, ci si nasconde e fin tanto che ci si muove in un certo modo si rimane nascosti, se invece si spara o comunque si esegue un'azione diversa da quella di muoversi, si automaticamente perde la condizione nascosto. Gli altri nemici possono tentare di scoprirti con l'azione spotting facendo un determinato test. Quindi questa è una dinamica interessante, una dinamica nuova che non ho visto in molti altri giochi e sinceramente la ritengo interessante da giocare. Altra dinamica particolare di Reality Edge, ma anche di This is not a test, è il colpire. Tutti i colpi assegnati a un modello si risolvono non immediatamente ma al termine della propria attivazione, che se fallisci un test di attivazione è il momento in cui fallisci. Se invece continui a
ottenere successi e quindi attivare altri modelli nel momento in cui te termini di attivare i modelli. Quindi quando il turno passa all'avversario si risolvono eventuali danni e questo servirebbe un po' a rappresentare il caos della lotta, dello sparo, dei modelli che non si rendono conto se sono stati colpiti mentre stanno nel vivo dell'azione. E questa è una cosa in effetti carina, però come ripeto, se va apprezzato in primo luogo la versione I Go You Go dell'attivazione, se quella non piace questa potrebbe altrettanto non piacere. In Reality Edge come in This Is Not a Test ci sono due tipi di copertura, che è copertura pesante e copertura leggera, che danno stavolta meno 1 o meno 2 modificatori al tiro. C'è un più 1 se si è entro 9 mi sembra, quindi in point black. Ci sono delle penalità se si è mosso, se muoviamo e spariamo come al solito. C'è una penalità se il modello a cui spariamo si è mosso precedentemente, si è mosso 2 volte. Si ottengono dei bonus se ci si concentra, come abbiamo detto, quindi è un più 2, oppure se spariamo a caso, questo suppressive fire, quindi spariamo non in un punto preciso, vuol dire che anche se lo colpiamo non lo feriamo, però lo costringiamo ad eseguire un Grace Test che vediamo tra poco. Appunto il Grace Test è costringere il nemico ad andare a terra o comunque spostarsi in cover. Non l'abbiamo mai trovato durante il gioco particolarmente interessante come strategia, perché molti comunque fanno il test di volontà e non vanno lo stesso giù o in copertura. E questo poteva essere evitato secondo me. Se io ti sparo per mandarti giù e riesco comunque a prenderti, dovresti comunque in qualche modo forfettare l'azione, la successiva azione. Questo non succede spesso e quindi noi l'abbiamo usata veramente poco in generale. È una dinamica un po', secondo me, non molto approfondita, o che comunque non abbiamo capito particolarmente. Altra cosa molto figa è la possibilità di sparare attraverso i muri. Se uno ha determinati equipaggiamenti, gli permettono di vedere attraverso e sparare attraverso i muri, ovviamente con delle penalità. Ci sono le classiche cose, appunto, di sparare mentre si è in corpo a corpo con altre persone. Suppressive fire ne abbiamo parlato, è quello di non mirare un punto preciso. Vari modificatori al combattimento corpo a corpo, ma non ci si può concentrare anche in corpo a corpo per avere il bonus di più 2, disingaggiarsi e il classico test del morale, quando un modello è ferito in corpo a corpo ma non è ucciso, non è eliminato, quando la propria banda è ridotta al 50% della forza iniziale o al 25%, e quando pure attivata da abilità particolari. Qui parla di strategic withdrawal. Questo lo fa perché è importante ricordarsi che il manuale è particolarmente concepito per la campagna, non è moltissimo adatto a missioni singole. Ci sono molti aspetti che vedremo tra poco che sono specifici della campagna e anche appunto il suggerimento di ritirarsi prima di decimare la propria squadra è molto collegato al fatto della campagna, perché se tu cominci a avere delle ingenti perdite ovviamente rimani indietro nella campagna. E poi, ecco, finita la parte un po' tradizionale che lo ricollega con This Is Not a Test, c'è la parte del cyber warfare, quindi la parte dell'hacking, che è molto cospicua, approfondita come tutte le altre parti del manuale, e ti parla dell'uso delle applicazioni. C'è una vastità immensa, ovviamente, adesso vediamo, di applicazioni divise per tipo, divise per genere. L'hacker della propria squadra può scegliere a inizio partita da quali attingere e portarsi in battaglia. E ripeto, le vediamo tra un attimo, sono veramente una vastità. Spiega come eseguire degli attacchi, appunto degli attacchi cyber warfare. Si eseguono più o meno con la solita dinamica. Ci sono delle statistiche in più rispetto a This Is Not a Test che permettono di fare questa cosa e sono CYB e FW Firewall e Digital Hit Point. C'è una parte che parla delle varie cose che sono possibili con le azioni di hacking, appunto disabilitare un device ma anche un'arma, un equipaggiamento di un avversario, prendere controllo di quell'arma o di quel drone, di quell'androide. Parla di breaking, nerf, appunto si capisce dai termini che l'autore è estremamente coinvolto con il tema, è un tema veramente sentito per lui. E poi c'è una parte molto complessa, secondo me, su le entità virtuali, cioè sulla possibilità di creare un avatar di gioco, che sarebbe un po' come la persona che ingaggia la squadra, che però non è fisicamente sul campo di battaglia, ma comunque segue l'operazione, che è un'idea molto figa,
però è estremamente difficile da concepire per il classico giocatore, perché è una grossa astrazione a livello di gioco, non ha un grosso impatto sul livello fisico di quello che succede in battaglia, però per esempio può lanciare delle applicazioni che aiutano in battaglia, ad esempio per citarne una, abilitare delle telecamere su un palazzo che vedono, che acquisiscono la linea di vista su un modello che è ad esempio dietro un muro. Oppure che ne so, cercare di hackerare un holo monitor per creare una pubblicità che distrae la folla, moltissime altre cose di questo genere. E nella parte campagna fa anche un po', aumenta la percezione appunto di storia che c'è dietro al gioco. E questa invece che arriva adesso è la cosa secondo me in assoluto più interessante e più innovativa. Non è una cosa del tutto nuova, diciamo, però la cosa che lui riesce a innovare negli NPC, non player characters, è che lui fa distinzione fra il singolo modello, che te puoi avere il civile che va avanti con la sua vita di tutti i giorni, che si aggira per il campo, che anche lì lui distingue in categorie diverse, adesso li vediamo, in funzione della motivazione che li spinge nella vita di tutti i giorni, ma la cosa nuova secondo me è le folle, cioè sono delle vasette di 4 pollici, con uno dovrebbe montarci n modelli per simulare la folla di persone, che anche queste si muovono con una loro intelligenza artificiale del gioco e che ti permettono di fare delle cose molto interessanti, ad esempio quella di nascondersi all'interno, cioè mescolarsi con la folla. Te, ad esempio, se hai successo nell'azione di mescolarsi, anche lì ci sono delle condizioni, ad esempio non devi avere un'arma lunga in mano, deve essere un'arma che può essere nascosta, e con la folla ti puoi spostare o randomicamente insieme alla folla o da una folla a un'altra folla in campo, ad esempio. Ehm, L'avversario non potrà sparare sulla folla per cercare di colpire il tuo modello, perché ovviamente poi lì perde reputazione, sempre questo a livello della campagna. Quindi è una dinamica estremamente interessante, però anche questa aggiunge complessità al gioco. Puoi prendere ostaggi, è un'altra cosa ganza della folla o comunque dei bystanders come li chiama lui, ehm, che ti facciano da scudo durante le azioni di tiro. I vari personaggi, le folle o comunque bystanders devono fare dei test di panico se si comincia a sparare, questo per simulare appunto un'intelligenza artificiale ancora più complessa che reagisce in funzione delle condizioni di gioco. Lui stabilisce delle motivazioni, appunto, dicevo, che sono cautious, aggressive, griefer, guard e psycho, che ognuna stabilisce cosa quel modello, quel tipo di modello farà durante la partita. Quindi magari uno sarà più aggressivo, giocherà a attaccare, uno invece cercherà di allontanarsi man mano che i nostri agenti si avvicinano. Quindi secondo me questa è una parte molto valida del gioco che magari richiede un po' di addestramento, un po' di perderci un po' il tempo per capirla bene, ma è assolutamente interessante e dà vivacità al gioco. E quindi poi invece c'è la parte per come mettere insieme la propria squadra, che ci dà i suoi 800 CC, che sono la cryptocurrency, da spendere nelle varie, tra il costo degli agenti che andiamo a scegliere, il costo di eventuali equipaggiamenti, armi, modifiche corporee, granate, e ora li andiamo a vedere tutti. Ci offre la possibilità, qui sempre appunto a livello di campagna, questo fa capire quanto il libro sia orientato alla campagna, ci fa scegliere il background della persona, dello showrunner, quindi della persona che ingaggia la squadra alle varie missioni. C'è quello che è un po' il teppistello che è cresciuto per strada, c'è quello di una classe sociale media, c'è quello dell'alta borghesia, ognuno ha delle caratteristiche in gioco in funzione di quello che è il background, e questa è un'altra cosa interessantissima. Il proprio leader può essere di vario tipo, in funzione del tipo che si va a scegliere si hanno altri benefit in gioco. Si potrebbe scegliere anche lo Shadow Baker, cioè che appunto quello dicevo l'avatar, quella persona che è il tuo boss a cui riferirai. E i vari personaggi non sono tantissime le varie figure di gioco, ma hanno una infinità di personalizzazioni, upgrade,
Ad esempio, il console cowboy è l'hacker della situazione e ha le sue statistiche, ha il suo costo, le sue restrizioni, cioè quello che non può prendere dal libro, ehm, e ti dice scegli, uno può sia scegliere che tirare il dado per comporre le eventuali abilità che si vanno a sommare alle proprie caratteristiche, ti dice di scegliere una delle opzioni perché dalle statistiche base che sono molto simili tra tutti i personaggi che si possono scegliere, ma ognuno ha una propria tabella di personalizzazione, ovvero vai a decidere io questo personaggio lo voglio più spinto sul corpo a corpo, io questo lo voglio più sul movimento, questo lo voglio più sullo sparo e quindi ti dà una base di partenza del modello che comunque è diversa tra i modelli, non molto diversa onestamente. Però ti dà anche la possibilità di dire il mio ad esempio hacker lo vedo comunque un po' più massiccio, lo vedo comunque più rapido o lo vedo comunque più portato per il corpo a corpo e quindi di dargli un più a quella caratteristica. Hanno un limite di capacità, di cose che possono portare, che questa è anche una novità rispetto a This is Not a Test, perché in This is Not a Test puoi prendere quante armi vuoi, che è un po' surreale, invece qui dà un numero di slot che possono essere riempite con quelle che sono le eventuali armi primarie, che ci elenca le categorie che quel modello può prendere, e eventuali altri equipaggiamenti. Tutti i personaggi hanno un edge, quindi una caratteristica particolare, una abilità che è specifica di quel modello, di quella categoria di modello quantomeno. Ad esempio l'hacker per l'appunto ha il virtual deck, o comunque quello che appunto in gergo è il virtual deck, che gli permette di andare a scegliere delle applicazioni. Ci spiega come andare a scegliere le applicazioni da poter poi usare durante la partita. E in più ci sono delle opzioni avanzate che si applicano soltanto al leader e al braccio destro del leader, che sono degli ulteriori avanzamenti da applicare alle statistiche principali. E in più c'è indicata in ogni modello la motivazione personale, cioè quello che durante la campagna, in particolar modo, li fa ottenere punti esperienza, che gli fa migliorare. Abbiamo visto l'hacker, poi c'è il cyborg, che appunto è, nella stessa maniera ci permette di scegliere ehm, delle abilità e per capire quanto va nel dettaglio, ad esempio il cyborg può essere un heavy cyborg, quindi molto quasi completamente cibernetico, oppure un light cyborg, magari c'ha un braccio solo cibernetico e in funzione del tipo puoi scegliere l'abilità, quindi saranno più spinte su un modello molto più cibernetico rispetto a uno poco equipaggiato. Il drone jockey, che è quello che muove i droni, quindi può scegliere tra alcune tipologie di drone che andrà a controllare, magari un drone più sul tiro, un drone più sul corpo a corpo, un drone porta delle applicazioni o degli equipaggiamenti e anche lì ci sono n mila combinazioni e possibilità. L'enforcer, che è un po' il classico aiutante un po' generico, che ha anche lui le sue capacità, caratteristiche e abilità. Il ganger, che appunto è lo scagnozzo, il teppista, come lo vogliamo chiamare, un po' il cattivo della situazione. Abbiamo poi l'infiltrator, quello che è probabilmente più rapido a infiltrarsi attraverso i ranghi nemici o a mimetizzarsi. E poi la maschera è appunto quello lo chiama il senza faccia, l'influencer, quello che si mimetizza e nasconde bene, mescola con la folla, anche lui con le sue opzioni varie. Poi c'è il dottore che non può ovviamente mancare, lo street doctor. Il dottore appunto ha tra le sue caratteristiche quello di poter curare altri modelli, è in grado di salvare magari da morte certa durante una campagna, quindi magari è sempre una buona idea di averlo in squadra. Poi abbiamo lo Sproul Ronin, che appunto è l'esperto nel combattimento e anche qui lo si può spingere di più sul corpo a corpo o sul tiro. E poi c'è il Tracer, che è un po' l'acrobata della situazione, quello in grado di scalare gli edifici, quello un po' più rapido, in grado di evitare magari le pallottole o cose del genere. Ecco, e qui si entra nel vivo degli equipaggiamenti, il black market, il mercato nero, e si divide in equipaggiamenti iniziali e equipaggiamenti avanzati. C'è questa cosa importante delle armi che si possono o non si possono nascondere. Come sempre in questi manuali di Joseph c'è il riepilogativo delle abilità delle armi, perché le armi ognuna ha una sua caratteristica particolare, magari non tutte, però molte hanno una caratteristica particolare, quella in grado magari di mandare prono un avversario, un ignorare l'armatura o
la caratteristica pistola, che magari può essere sparata anche in corpo a corpo, stordire o magari produrre una cortina di fumo. Si parte dalle armi in corpo a corpo, e ce n'è anche qui una bella lista, ehm, con le loro caratteristiche. Le armi a distanza si parte dalle piccole, poi ci sono le lunghe, assault rifle, heavy SMG, il fucile, lo shotgun, eccetera. Le armi di supporto sono normalmente quelle pesanti, ad esempio il lanciafiamme, il lanciagranate, la minigun o il fucile da cecchino. Poi ci sono le granate, anche qui vasta scelta, incendiarie, quelle lacrimogeno, il fumogeno, la molotov. Poi ci sono le armature che appunto ci permettono di salvarsi con più facilità dalle azioni di tiro. Anche qui ci dipende, perché magari c'è quella che protegge maggiormente dal corpo a corpo e quella protegge dallo sparo. Eventuali equipaggiamenti, anche qui una bella lista. Ci sono, per dire, climbing gear per poter scalare le superfici con più facilità, oppure anche qui degli scudi, il respiratore. Anche molti degli equipaggiamenti sono particolarmente utili se, ripeto, uno fa la campagna, altrimenti non sono particolarmente utili. E poi ci sono le droghe che non potevano mancare nell'ambiente cyberpunk, droghe che ti permettono di non fallire il test del morale, quindi aumentare la volontà, droghe che ti permettono di caricare più volte, droghe che ti rendono più efficace magari nel lanciare determinate applicazioni, droghe che ti danno un più uno al MET, e ovviamente a ogni droga c'è la corrispondente effetto collaterale che può durare n turni. E poi c'è la parte dei Chrome, come li chiama, cioè quelle modifiche fisiche che ti fanno perdere un po' della tua umanità, no? Come il tema richiede. E c'è questo che è il Cybershock Test, che maggiori sono le modifiche corporee che uno ha, e più facile è quella di perdere il controllo durante il gioco, no? A causa di questo cybershock. Si possono fare un certo numero di modifiche corporee in funzione del modello, appunto il cybershock o la cyberpsicosi. In funzione se uno fallisce il test ci sono degli effetti collaterali anche in quel senso lì durante il gioco. Ad esempio uno può avere il braccio cibernetico, l'occhio cibernetico, il torso cibernetico, le gambe. In funzione del cambiamento corporeo ci sono dei bonus. Sono anche dei bonus abbastanza importanti, però appunto vanno a costo della propria umanità e quindi della propria capacità di rimanere attivi e in grado di sostenere la battaglia senza ripercussioni. Come dicevo, una infinità di modifiche possibili. Poi qui ci parla dei droni, come dicevamo anche qui ce ne sono di diversi tipi, questo basato sull'attacco, magari uno basato sul supporto, quindi magari spara per cercare di tenere le persone a terra, quello di sorveglianza. E poi ci sono le applicazioni, anche qui come vediamo c'è applicazioni di attacco e ce ne sono 6, applicazioni ambientali e ce ne sono 6, applicazioni difensive e ce ne sono 6, applicazioni di supporto e altre 6. Sì che insomma di scelta ce n'è un'infinità di applicazioni e sono davvero davvero divertenti quando uno comincia a comprenderle e magari scegliere quelle più funzionali durante il gioco. Però ripeto, quelle che mi hanno più colpito sono quelle ambientali, come il controllo della telecamera, che magari dall'edificio sei in grado di vedere da una posizione in cui non hai linea di vista, sei in grado di acquisire linea di vista e magari spararli da dietro l'angolo. Oppure alzare delle barriere fisiche, tipo in strada, alzare le classiche barriere che escono da terra per bloccare, magari per creare una barriera che ti protegga dall'avversario se ti spara, quindi creare una cover, dei lampi di luce che magari stordiscono l'avversario, oppure ad esempio avviare degli ologrammi sugli edifici in grado di distrarre le folle, magari un ologramma che distrae la folla la fa muovere in una certa direzione a tuo vantaggio, quindi se te sei magari mescolato con la folla riesci a spostarla in una direzione per poi uscire in una posizione più vantaggiosa. Ma sono davvero davvero tantissime le possibilità nel mondo virtuale che Joseph ha inserito in questo manuale. E poi ci sono gli oggetti, diciamo, di lusso, quelli che si acquisiscono durante la campagna, o eventuali, appunto parla di info sono una sorta di punto esperienza che si guadagna al termine della campagna, comunque al termine della partita,
quando si ha successo in in certi obiettivi elencati nella missione. E appunto qui durante la campagna uno può andare a aumentare l'efficacia di ogni arma precedentemente elencata. Stessa cosa per i Chrome, per le modifiche corporee, anche queste possono essere migliorate, quindi c'è un'enorme lista anche qua di miglioramenti. Stessa cosa per gli equipaggiamenti e per i droni. Infine c'è un ricapitolo, la spiegazione delle varie abilità che potevano essere precedentemente scelte e equipaggiate ai vari modelli della nostra squadra. Sono tante, come al solito. E infine arriviamo alle missioni, che sono ben 10 rispetto a This is not a test, che sono 5 nel manuale, ma poi ne sono uscite n.000 supplementi. Qui ce ne sono già di partenza 10 e sono tutte veramente interessanti, veramente carine e particolari. Tra cui una delle job ops, delle job operation, delle varie missioni, è concepita diciamo per una sorta di gioco operativo, forse solitario, che la vorrei provare prossimamente per capire un po' la meccanica di gioco, per farvela vedere. Ed è quella in cui un carretto di ramen si muove da una parte all'altra del campo e arrivano vari personaggi sospetti a fine turno che cercano di rubare il ramen dal carretto. E quindi la nostra squadra, in teoria una per lato perché sarebbe stata fatta per il gioco operativo, cercano di difendere il carretto dall'arrivo dei cattivi. Ogni missione è strutturata con la descrizione della missione, anche un minimo di storia, le possibili variabili di missione, come deve essere disposto il campo, eventuali cose speciali, ad esempio come quella dicevo del carretto, allora ti dice dove disporre il carretto, di quanto si muove, quanti turni dura, che normalmente 8 e sinceramente potrebbe essere un po' esagerata come durata, perché come spesso ho detto un gioco skirmish non può durare più di 2 ore, 2 ore e mezzo e questo probabilmente è un gioco che si potrebbe assestare anche sulle 4 ore. Quindi secondo me non è nemmeno necessario 8 turni, probabilmente 6 potrebbe essere un compromesso, un house rule che potrebbe essere suggeribile. La ricompensa c'è sempre nelle missioni, che appunto si esprime in reputazione, perché è quella che poi è, diciamo, quello che ti fa vincere la campagna, e in funzione di quanti terminali, perché in ogni partita dovresti disporre un certo numero di terminali che vengono chiamati CAT, se riesci a creare il terminale a scaricare le informazioni, quella informazione poi te la puoi rivendere per migliorare gli equipaggiamenti. E appunto dicevo, moltissime missioni simpatiche e la cosa incredibile è la quantità di variabili che possono essere cambiate in ogni missione. E lui ti suggerisce una tabella per ogni missione diversa di variabili, di cose che possono essere cambiate in gioco. E non contento, alla fine delle 10 missioni, ti suggerisce gli ICIS, li chiama lui, sarebbero eventi che uno lancia a inizio missione e aggiungono cose particolari, inaspettate al gioco, ad esempio la pioggia acida, nuvoloso oppure notte, oppure ci sono delle bande rivali, ci sono le guardie, delle torrette automatizzate che sparano, una serie di condizioni di gioco che mettono in difficoltà i due giocatori. Ma come dicevo, anche in questo caso non si è limitato a un po', ma sono ben 30, quindi insomma, come al solito si è sdato. E qui c'è l'accenno su come si svolge la campagna, appunto parlavo reputazione e info point che ti fanno acquistare gli equipaggiamenti. Alcune spiegazioni aggiuntive su come customizzare ulteriormente il proprio Shadow Baker, quello che si prende cura della banda, e come gestire le condizioni di fine campagna. C'è la tabella di fine partita, dove si tira per eventuali ferite, cosa succede se uno muore, parla di clonarle eventualmente le persone che muoiono, oppure possono essere catturate o arrestate, come si matura e spende esperienza, i vari avanzamenti speciali, come si acquisiscono nella squadra nuove persone, nuovi agenti durante la campagna, non detto come termina, e arriviamo a Neutral Parties che sono ben forse più di 40 profili dettagliati di eventuali personaggi non giocanti. C'è l'ufficiale della Corpsec, il Corpsec Riot, eventuali droni, teppisti, animali,
cani, zombie perfino, cioè ci ha buttato di tutto e questi sono praticamente profili già pronti da dare ai nostri NPC, quindi ai personaggi non giocanti di cui parlavamo prima, che si mescolano nella partita e hanno un loro profilo, ognuno ha delle proprie motivazioni e aggiunge un sacco di interessante vivacità alla partita e dicevo sono veramente tanti, si è sbizzarrito anche qui mettendone ben 40. Quindi Reality Edge abbiamo visto insieme una carrellata rapidissima, il video non vuole essere esaustivo perché le cose da dire sono veramente tantissime, però ci tenevo a parlarne perché è secondo me un'opera di amore da parte dell'autore, un gioco non per tutti, per certi versi quasi più da gioco di ruolo piuttosto che da gioco skirmish perché le cose di cui tenere conto sono veramente tante. Come dicevo, nonostante le regole siano non moltissime pagine, il libro è comunque una lettura tosta e impegnativa, anche se volendo uno potrebbe tranquillamente saltare la moltissima varietà di opzioni e cercare di mettere insieme una squadra e buttarsi nell'azione, però comunque diciamo nel tempo le informazioni vanno un po' lette e digerite tutte, quindi anche le missioni stesse sono un po' complesse da preparare e da svolgere. Quindi un gioco decisamente complesso, però anche decisamente completo. Cioè, se siete quel tipo di giocatore che ama regolamenti complessi, che ama l'altissima variabilità di gioco, questo sicuramente la interpreta appieno. E devo dire con certezza assoluta che ad oggi questo è il gioco cyberpunk più completo, il gioco cyberpunk per eccellenza. Non c'è al momento sul mercato qualcosa che riprende il tema in maniera così precisa come l'ha fatto Joseph in questo libro. Niente, io spero di poterlo giocare quanto prima con voi per farvelo scoprire di più in dettaglio. Scrivetemi pure nei commenti se lo conoscevate o se avete dubbi o se volete qualche altra curiosità in merito. Sarò felicissimo di rispondere a eventuali domande e con questo vi ringrazio di aver visto questa puntata e ci vediamo alla prossima.